Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È da tantissimo tempo che non giro e mi sento in realtà un po' strana, quindi devo riprendere un po' l'abitudine a stare dietro la fotocamera. Allora, nuovo sfondo, nuovo video, siamo arrivati a 1000 iscritti, in realtà adesso siamo penso 1030, credo, se non sbaglio. Veramente io non ho parole. Quando ho aperto Nero non pensavo che comunque ci fosse stata in realtà una vera crescita, perché pensavo che fosse una cosa che così, insomma. Invece devo dire che siamo cresciuti e ovviamente questo è merito vostro, perché se non ci fosse il pubblico di Nero Corvino, non ci fossero le persone che mi sostengono, non sarebbe possibile fare questo. Quindi io veramente vi ringrazio, penso che vi ho rotto la testa 1000 volte ringraziandovi in tantissimi video, ma credo che non sia mai abbastanza, perché voi comunque impiegate il vostro tempo, la vostra attenzione nei video, vi fidate di me per i consigli che vi do e l'unica cosa proprio miserrima che io possa fare è almeno ringraziarvi. Per lo speciale dei 1000 iscritti io ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram e vi ho chiesto un po' che cosa preferivate. Poi in realtà da quello che è uscito fuori hanno vinto, diciamo così, due sondaggi. Primo era quello di esperienze tricologiche un po', ecco, dell'altro mondo, e l'altro era un video con il mio fidanzato che in questi giorni è venuto qui a trovarmi in Puglia dopo 5 mesi che non ci vedevamo. Capite bene che insomma io avrei voluto e farò, in realtà abbiamo deciso di farlo un video insieme, perché io lo voglio anche su Nero Corvino oltre che nella mia vita. Allora, oggi in realtà non sarà un video di esperienze orripilanti, ma questa è l'inizio di una rubrica che ho chiamato Diario di una Capellona. Ed è una rubrica in realtà un po' informale, una rubrica in cui vi racconto a mo' di confidenza, come appunto fosse un diario, delle esperienze, degli episodi, dei pensieri anche che magari mi frullano per la testa, sempre ovviamente riguardo ai capelli. Oggi invece per fare da apripista a questa nuova rubrica, che ovviamente continuerete a vedere nel canale, vi racconterò delle frasi un po' più criticone che mi sono state rivolte nel corso soprattutto degli ultimi 3 anni, quindi da quando comunque ho superato il metro. Poi invece il video con il mio fidanzato lo vedrete la prossima volta, quindi abbiamo deciso comunque di fare tipo 2 speciali. Le frasi di cui vi parlerò oggi in realtà sono delle frasi un po' da critica vestita da consiglio, un po' da ma lo faccio per il tuo bene. Non lo so, a me piace pensare che queste frasi che mi vengono rivolte siano dettate dall'invidia, perché pensare che una persona veramente possa concentrare la sua cattiveria su un argomento come i capelli verso una persona che non gli ha fatto del male, ecco, per me è inconcepibile. Nel senso, per me la cattiveria innanzitutto non è mai giustificata, perché anche no, posso capire quando si sviluppa un atteggiamento di cattiveria nei confronti di qualcuno che veramente ti ha fatto qualcosa. Però ecco, a me piace pensare che magari queste frasi mi siano state rivolte per invidia e non per vera cattiveria, perché se tu veramente rivolgi delle frasi del genere perché sei una persona cattiva e provi cattiveria nei miei confronti, boh, secondo me dovremmo estinguerci, perché se tu sei cattivo verso una persona per i capelli c'è qualche problema. Devo dire che indubbiamente online le persone sono molto più cattive, ok? E voglio abusare di questo termine, perché sì, ok, io magari voglio pensare che lo facciano per invidia, però in realtà alcune persone sono soltanto cattive e basta. Allora, la prima frase che mi viene sempre rivolta è: dovresti tagliarli, sembrano finti e tutti rovinati. Se mi seguite su Instagram potete vedere tutte le mie foto e io pubblico molto costantemente anche nelle stories e vi mostro sempre i miei progressi, e mai nessuno, a parte qualcuno chiaramente, ha mai detto che, andando ad analizzare proprio nel modo reale il mio capello, mi ha mai detto: guarda Marta, sono veramente rovinati, dovresti tagliarli, dovresti modificarli. Magari sarò anche di parte perché sono i miei capelli, però vi assicuro che i miei capelli sono veramente molto molto sani. Dovresti tagliarli, sembrano, ma poi, cioè, fisicamente mi è successo proprio che ci sono state delle persone, soprattutto una che è diciamo, un'amica di famiglia, sono rovinati, sembrano dei capelli da bambola, quindi capelli finti, nel senso capelli da giocattolo, accompagnato tutto con il gesto proprio del sollevare la ciocca con una
espressione proprio di indignazione e disprezzo, tipo sono rovinati, mentre io ero tipo lì, tu mi stai toccando i capelli, a parte che questa cosa mi dà fastidio, come ti permetti? Io non è che dico che ho i capelli più sani di questo mondo, anche io ho delle doppie punte come tutti, quindi anch'io ho dei danni, però i miei capelli sono abbastanza sani e questo si vede anche in tutte le mie foto, cioè io ho i capelli più sani della mia sanità mentale, cioè di che parliamo? La seconda frase è: ma perché non li tagli? Sono troppo lunghi. Allora, in realtà sono molto lunghi, è vero, però secondo me questa frase va, diciamo così, contestualizzata al nostro contesto culturale e sociale. Se noi andiamo in India, se noi andiamo in Russia, ci sono tantissime, anzi tutte le donne, quasi tutte le donne, hanno i capelli più lunghi dei miei, cioè io a paragone di donne come le donne russe, le donne indiane, ho i capelli corti. Quindi questo che cosa vuol dire? Che sono troppo lunghi per il contesto in cui io vivo, non è che sono troppo lunghi in generale. E poi comunque per me non sono troppo lunghi, cioè sono abbastanza lunghi chiaramente, però per me il troppo lungo è quando ti arriva il capello al tallone, allora lì è troppo lungo. Cioè perché? Perché dovrebbe essere un problema il troppo lungo? Beh, tu hai i capelli troppo corti. Il terzo, con i capelli lunghi sei più femminile. Allora, il che potrebbe in realtà suonare come un complimento, nel senso, avendo i capelli così lunghi sei una persona molto femminile, sei una donna molto femminile. Ma questo vorrebbe dire che se io un giorno per esigenze o perché non mi piacciono più dovessi tagliarli e ricorrere ad un taglio corto, perché mi va? Quindi non sarei più femminile, non sarei più una donna sensuale, non sarei più niente, perché ovviamente tutta la mia femminilità e tutta la mia sensualità è racchiusa all'interno del capello, che, ricordiamolo, è un accessorio, non è che fa la persona. E l'essere femminile, come anche l'essere maschile, sono visibili e sono riscontrabili in un individuo da altri fattori. Una donna è femminile anche se è rasata, anche se ha i capelli molto molto corti, anche se non ce li ha, anche se li ha molto molto lunghi, come una persona può essere molto maschile, una ragazza può essere molto maschile invece avendo dei capelli molto 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 lunghi. L'aspetto fisico a volte è solo aspetto fisico. Ad esempio adesso vi faccio passare una bella carrellata di foto di cantanti e di attrici che hanno i capelli molto corti, che secondo me sono bellissime. Adesso ditemi se queste donne non sono altrettanto femminili, non sono altrettanto belle e sensuali allo stesso modo di una persona che è una ragazza che invece ha i capelli molto lunghi. Cioè per me la sensualità, la femminilità, come anche l'essere maschile, l'essere più virile sta nello sguardo, nel viso, nel porsi, nel modo di, non so, di agitare le mani, nel modo di guardare una persona, nel modo di inclinare la testa, nel modo di parlare, di scegliere il vocabolo, di camminare, non lo so, cioè è una costruzione la femminilità, non è come porti il capello. Ecco, è un commento molto stupido in realtà questo. Non ti vergogni, ecco, questo è molto cioè per me è molto cattivo. Non ti vergogni a non donare i capelli alle persone che hanno il cancro? Allora, io di questo argomento ne ho parlato abbondantemente, diciamo, in questo video che vi lascio qui in alto, riguardo l'air shaming. Vi avevo accennato abbastanza bene i commenti che continuamente ricevo riguardo appunto la mia scelta di non donare i capelli e di non donarli a quelle associazioni che ad esempio si occupano di fare delle parrucche per le persone che hanno il cancro. Allora intanto mi riserverò l'occasione di fare un video apposito, perché io ho un po' acquisito delle informazioni sull'argomento e mi rendo conto che veramente c'è tantissimo da dire, c'è tantissimo di cui parlare. Questa mi sembra una domanda veramente... Una domanda, è un'affermazione, una critica molto cattiva, cioè non ti vergogni a non dare via i tuoi capelli a favore di quelle persone che invece non ce li hanno, ma non ti senti una schifezza, non ti senti una persona di merda. Allora, se sei abbastanza sensibile, inizialmente ti può fare male. Io non mi sento in colpa, cioè è una scelta. Se tu lo vuoi fare, lo puoi fare tranquillamente, se non lo vuoi fare sei libera di farlo. Io penso che prima nella vita bisogna essere felici. E sempre in quel video lì io vi ho raccontato che ho avuto esperienza indiretta. Io parlo per esperienza della nostra famiglia. Mia mamma non gliene fregava niente di avere la parrucca di capelli veri, cioè lei voleva avere i suoi, fare leva su questo senso di colpa e fare leva su questo senso di inumanità
che io dovrei avere nei confronti di queste situazioni è un modo subdolo di ammazzare proprio l'autostima della persona, cioè. Un altro commento che secondo me è veramente anche questo un po' cattivo: vai in giro con i capelli sciolti, è ovvio che poi ti fermano e ti guardano, non mi stupirei se poi pensano di farti qualcosa. Detto proprio così, questo è stato detto da una ragazza di Presenza, una ragazza che io non conoscevo, era un'amica di amici. Niente, parlavamo del più e del meno e io dicevo sì, no, a volte la gente comunque mi ferma, però in modo molto carino, cioè non è che la gente mi ferma con un piccone in mano e con le forbici per tagliarli e venderli al mercato nero, ma ci mancherebbe altro. E lei mi ha detto vabbè, comunque non mi stupirei se arrivasse tipo uno con le forbici e te li tagliasse, oppure se ti fermassero, oppure se qualcuno volesse aggredirti per i capelli, nel senso ci sono feticisti eccetera in giro, quindi che magari possono essere ammaliati, no, da questa chioma svolazzante. Vabbè, è un po' il discorso della minigonna, nel senso se cammini con una minigonna devi aspettarti che ti fanno del male. Che ero rimasta così atterrita proprio dall'affermazione che lei mi fece, che non ebbi neanche la prontezza di risponderle. Probabilmente le dissi vabbè, se capita è colpa sua, nel senso ho detto una risposta molto poco polemica, nel senso proprio perché mi ero concentrata proprio letteralmente col cervello su quelle sillabe. E anche questa è una domanda cattiva, nel senso io capisco che ci sono tantissime persone che letteralmente cioè, vengono lì e dicono posso farti una foto, posso fare questo e di qua e di là, e ci sono tantissime esperienze raccapriccianti che mi sono accadute. Però questo vuol dire che adesso ogni donna non dovrebbe indossare una minigonna, ogni donna non dovrebbe indossare i tacchi, ogni donna non dovrebbe andare in discoteca, ogni donna non potrebbe neanche passeggiare liberamente, perché puoi anche tu tornare a casa avendo fatto la spesa e ti aggrediscono. Cioè, che cosa significa? Adesso dobbiamo privarci di vivere perché dobbiamo spaventarci? È chiaro, io nel mio piccolo ho paura chiaramente, perché purtroppo ci sono delle persone che uno sono feticisti, due vogliono semplicemente farti del male e tre conoscono il reale valore dei capelli umani. A me era stato detto tipo da mia nonna non andare mai in giro con i capelli sciolti perché la gente cammina con le forbici in mano e te li taglia e se li vende. Oh yes, e quindi niente, sono rimasta scioccata da sta cosa e già io ho un po' paura a uscire col capello proprio sciolto, però tu mi devi dire te la vai a cercare, già lì c'è un po' di differenza. Sempre un altro commento: sembri Morticia, che per me questo è un complimento in realtà, cioè io adoro Morticia, è uno dei miei personaggi preferiti praticamente, quindi ovviamente detto con l'intento di sembri tipo una Madonna in lacrime, sembri tipo l'andazzo è quello, con questi capelli neri, scuri, lunghi, con questa perché? Cioè, ma poi perché Morticia dovrebbe essere un'offesa? Se non te li tagli ti cadono i capelli perché si indeboliscono. Ecco, questa è una cosa che mi ha detto anche mia nonna. Allora io rispondo facendovi vedere questa carrellata di foto che ritrae praticamente donne insomma orientali, donne russe che sono un po' più grandi di me, che hanno delle chiome magnifiche e che sono anziane. Cioè avranno i bulbi di amianto perché non si capisce, avranno i bulbi di ghisa perché come te lo spieghi, cioè perché a me devono cadere e a loro no. Allora, poi, staresti meglio con i capelli corti, sembri più piccola, il viso si adatta di più. Tu staresti meglio con la bocca chiusa. 9. Ti accorciano la figura, sembri una nana. A parte questa discriminazione per le persone piccole, vabbè, comunque. E a parte, io sono alta 1,64 m. Ma che cosa commento a fare? Non ha neanche senso che commenti sta cosa, vabbè. E quindi dovrei tagliarmi i capelli andando contro alla mia felicità di avere i capelli lunghi perché mi accorciano la figura? Ma ok, andiamo avanti. Se li avessi corti mi piaceresti, però così non ti cagherei di striscio. E con questa concludiamo. Questa è una frase che praticamente mi era successa di ascoltare alcuni anni fa. Ero fuori con un'amica, cioè io ero fidanzata e tutto eccetera, parlavamo di capelli perché tipo a questo tizio stavano cadendo e io dicevo ma io li sto iniziando a curare con le erbe, era proprio all'inizio, e li avevo un bel po' lunghetti perché cominciavo ad avere i primi sintomi della cura. E lui così parlando mi disse comunque sei una bella ragazza, però con i capelli corti magari mi piaceresti, ma così proprio, ma guarda che neanche tu, cioè nel senso, io sono veramente scioccata dalla proprio
da questo impulso che hanno le persone di doversi permettere di commentare le tue scelte, che sia il capello, che sia come ti vesti, che sia se hai un figlio, che sia se non hai un figlio, che sia se ti sposi, che sia se non ti sposi, che sia se ti trucchi, che sia se non ti trucchi, che sia qualsiasi cosa sulla faccia della terra, ogni scelta è criticabile. Ma esiste una persona che si fa i fatti suoi. I capelli, purtroppo, nel nostro contesto sociale e culturale devono essere portati in un certo modo. Tipo, ad esempio, quando tu cominci a diventare un po' più adulta e vai avanti negli anni, è bene che la donna li tagli. Oppure anche dopo i 50 e 60 già a 60 anni dovresti averli tipo o sulle spalle o comunque dovresti provvedere ad un taglio più corto. Quando diventi nonna, ciao, cioè ti puoi dimenticare proprio, non sei più donna, figurati. Non lo so, cioè vedo proprio che la gente si attacca proprio secondo me al piacere di farlo. E niente ragazze, questo era la prima puntata, in realtà è lo speciale, però con questo speciale abbiamo dato il via ad una nuova rubrica. Ovviamente ci saranno tante altre puntate dove affronteremo degli argomenti diversi, ma tutti comuni tra di loro. Io spero di avervi allietato. Noi ci vediamo al prossimo video in cui sarà ospite eccezionale il mio fidanzato. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.